Buongiorno Italia! Aggiornamento dopo 3 settimane di assenza causa disorganizzazione. Nel menu di oggi, situazione lavorativa, novità dal punto di vista del Working Holiday Visa e coronavirus. Finora ho lavorato 5 settimane al ristorante dove faccio il kitchen hand o dishwasher o il lavapiatti. Ci ho messo un paio di settimane a ingranare, ma adesso ho preso il ritmo e sono diventato veloce ed efficiente. Non prendo più parole perché faccio cazzate e perché sono lento, va tutto benissimo. Solitamente lavoro dal giovedì al sabato, giovedì inizio alle 5 e finisco a fine serata. Sto andando alla 7ª giornata di lavoro al ristorante. Oggi inizia il turno alle 5, speriamo di finire prima delle 11. Idem venerdì e il sabato invece inizio alle 8 di sera fino a fine serata. Faccio sulle 16-17 ore a settimana. Bello che qui in Australia la gente cena molto prima rispetto in Italia e quindi la cucina chiude molto presto. Un gruppo di signore la settimana scorsa si è messo al tavolo e ha ordinato alle 5 di pomeriggio. Di solito però gli ordini iniziano verso le 6 e si finisce verso le 8 e mezza. Finora il giovedì ho lavorato sempre da solo, visto che c'è meno volume rispetto al fine settimana. Il venerdì e il sabato invece lavoro insieme con Arman, che è un indiano che lavora lì da parecchi mesi. And Nico is like a very fast dishwasher. He's the master. No, I'm no. learning from him. This is the 4th week. Very good experience. All'inizio è stato molto paziente perché ero abbastanza lento. Adesso ho cominciato a ingranare, quindi non mi dice più ogni 3 secondi Nico deve essere veloce, Nico devi muoverti. Adesso va molto meglio. Il mio lavoro consiste nel lavare circa una decina di tipologie di piatti, dai piatti piani, piatti per i primi, piatti per gli antipasti, per i dolci, padelle, pentole, stoviglie, tazze e tazzine e poi tutta l'attrezzatura che utilizzano i cuochi. Graffino, Trattoria, we have the best la cucina in Brisbane, which we have a lot of carne, we have a lot of wines, rosso, vino, Chianti, dolci, we have tiramisù, panna cotta, ciao ragazzi. Sugo, cioè le ciotole, i taglieri, le teglie per il forno, tutte queste cose qui. Non laviamo i bicchieri perché si arrangiano al bar a fare quello, per fortuna. Il bello di questo lavoro è che bisogna essere molto veloci, puliti e organizzati, e per me che sono un po' OCD, come si dice, mi piace. Durante il servizio la cucina è a full gas, cioè si va a 3000 all'ora, quindi non si ha neanche il tempo di fare una pausa. Guardi l'orologio e sono passate 2 ore e questo è molto positivo secondo me. Un lavoro non va bene se ogni 10 minuti guardi l'orologio, come dire non passa più. Invece lì si va via tutto di botto e quindi passa molto più velocemente, anche se il carico di lavoro è molto intenso. Apparentemente uno dice, se la cucina chiude presto alle 9:30 vai a casa subito. No, una volta che i cuochi finiscono loro puliscono la loro sezione in 10 minuti e vanno a casa e ci lasciano tutta una montagna di roba da lavare, ossia i cuocipasta, le padelle, griglie, stoviglie, e noi dobbiamo passare circa 1 ora e mezza, 2 ore a resettare tutta la cucina, pulire tutte le stoviglie, i fuochi, il pavimento, mettere tutto in ordine, buttare la spazzatura, stracci per pulire e alla fine possiamo andare a casa. Valentine's Day, 11:30 and we are still working. Celebrating. Poi non mi sono più messo a cercare e rispondere annunci di lavoro perché mi sono messo a fare un sito internet per un mio amico. Tra imparare cose nuove, studiare delle tecnologie che non conoscevo prima e implementare il tutto, ci ho impiegato circa sulle 30 ore, quindi non ho avuto più tempo di fare altro, tra cui questi video. In realtà mi sono male organizzato, se uno vuole fare ce la fa, basta organizzarsi. Poi tra le varie cose che dovevo fare ma non ho fatto in queste settimane sono state riparare la ruota che avevo bucato 3 settimane fa. Finito la 6ª serata al ristorante, ho bucato, cazzo,
Infatti andavo a lavorare in bicicletta, ma è solo 1 chilometro, quindi ultimamente sono sempre andato a piedi, ci metto 10 minuti. Vado a piedi perché ieri ho bucato. Poi il mio vecchio telefono ha deciso di non funzionare più, quindi sono appena tornato da Harvey Norman, dove ho acquistato questo catorcio che speriamo duri un po' di più rispetto al mio. Aspera Jazz 2, una marca australiana che sarà stata fatta in Cina. Vediamo come andrà questo telefono. Aggiornamento utile a coloro che hanno il visto vacanza lavoro, ossia il Working Holiday Visa. Per rinnovare il Working Holiday Visa è possibile fare i famosi 3 mesi in fattoria in una zona regional, ossia in una zona fuori dalle città. Il Dipartimento di Immigrazione australiano ha introdotto il mese scorso 2 direttive a proposito del rinnovo del Working Holiday Visa. La prima: al fine di rinnovare il Working Holiday Visa è possibile andare a lavorare nelle zone colpite dagli incendi e fare un lavoro che consiste nel recupero di queste zone disagiate. Questo lavoro è valido anche se non è in una zona regional. Il lavoro può essere sia retribuito sia volontario. La seconda novità è che se si lavora in queste zone regional dove ci sono stati gli incendi, si può lavorare al massimo per 12 mesi per lo stesso datore di lavoro, anziché i 6 mesi previsti dal Working Holiday Visa normale. Coronavirus in Australia. Premettiamo che non guardo molto i telegiornali perché trasmettono un sacco di notizie negative che secondo me alimentano una psicosi che ti fa vivere male. Quindi, siccome ho deciso di godermi la vita, meno ne guardo meglio sto. E se succede qualcosa di veramente importante e tragico, sta sicuro che vengono a dirtelo gli altri. Infatti questa curiosità sul coronavirus mi è venuta fuori perché al ristorante hanno iniziato a fare battute su che ci si ammala, eccetera, se si viaggia e tutte queste cose qui. Qui in Australia hanno bloccato l'ingresso a tutti i turisti che arrivano dalla Cina fino al 29 febbraio. Possono rientrare solo i cittadini e i residenti permanenti. Sul sito del Dipartimento della Sanità Pubblica qui in Australia hanno creato una pagina web in cui spiegano e fanno informazioni su cos'è il coronavirus, su come si trasmette, la diagnosi e tutto quello che bisogna fare in modo tale da prevenire il contagio. Una cosa che mi è piaciuta molto tra le indicazioni che dà il governo è quello di non utilizzare le mascherine in pubblico, perché dicono che alla fine non servono a niente e non servono per evitare il contagio. E se tutti andassero in giro con la mascherina si crea una sorta di psicosi generale perché si crede che siano tutti ammalati. Se invece tutti vanno via senza mascherina è come se si vivesse normalmente la vita, come se non fosse successo nulla, e quindi non si va in paranoia e si vive normalmente. Al 25 febbraio 2020 ho visto che in Italia ci sono stati 231 casi di persone infettate dal virus, in Australia 22, di cui 10 sono già guariti e nessun morto. Qui a Brisbane è tutto regolare, pare che non sia praticamente successo nulla. Nel sito Smart Traveller, che è l'equivalente nostro di viaggiarisicuri.it, danno le indicazioni sulle precauzioni da prendere quando si va all'estero in certi paesi. Per l'Italia dicono che ci sono vari casi di coronavirus e ci sono state anche morti. Dicono di seguire le indicazioni delle autorità locali italiane perché ci possono essere delle limitazioni su dei luoghi pubblici dove si può andare e altre cose. Comunque non dicono di non viaggiare in Italia. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace e se non l'avete ancora fatto cliccate su iscriviti e poi sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che carico un video nuovo. E se pensate che ci siano informazioni utili per chi volesse venire in Australia, condividete questo video. Se avete qualsiasi domanda o curiosità, lasciate un commento sotto. Bene, e anche per questa settimana, anzi queste ultime 3 settimane è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Bye!